Allora, in questo momento stiamo visitando la centrale idrica di un nostro comprensorio, praticamente di una serie di edifici che va a alimentare una serie di edifici. È ubicato in questa sottocentrale, in questi locali, 3-4 servizi, che è il servizio di recupero e diciamo, distribuzione dell'acqua di recupero, dell'acqua piovana. Dell'acqua c'è il servizio dell'acqua fredda potabile, dell'antincendio e praticamente del trattamento delle acque. Sono ubicate delle apparecchiature che servono al trattamento di queste acque. Dietro questo muro sono costruiti due serbatoi, uno che serve per l'antincendio, per i servizi dell'antincendio, e l'altro di recupero delle acque piovane. Questo servizio, diciamo, ha una duplice funzione, uno della sostenibilità ambientale, praticamente lo smaltimento delle acque viene, diciamo, diluito nel tempo presso la fogna comunale, per cui non si va ad incrementare quando ci stanno i temporali o le eccessive piogge, viene diluito nel tempo perché viene accumulato in questo grosso serbatoio. L'altro che questa acqua che rimane nel serbatoio viene utilizzata per i servizi delle cassette di scarico e dell'innaffiamento in genere. Allora, le acque piovane che noi recuperiamo, naturalmente avendo una funzione anche di dilavamento sulle superfici che possono essere sporche o diciamo batteriogenamente impure, deve essere, prima di essere riutilizzata, deve essere diciamo, chiarificata, pulita, clorata, diciamo, in modo che il livello di batteri sia compatibile con il loro utilizzo. Per cui noi, prima di rimetterla in circolo, c'è un sistema di controllo e di trattamento delle acque che controlla istante per istante il contenuto di cloro nelle acque, tant'è vero. Noi c'è una pompa che circola sempre, fa circolare l'acqua in modo che non si ferma, l'acqua non diventa stagnante, non diventa, diciamo, con cattivo odore, e nello stesso tempo controlla il contenuto di cloro. L'acqua che viene trattata dal suo contenuto anche di cloro, di batteri, passa attraverso queste pompe che sono state delle pompe, diciamo, ad alta efficienza, inverter, e nello stesso tempo prima di essere immesse nella rete vengono chiarificate da questa apparecchiatura che sta collocata qui. Praticamente questo è un filtro, un grosso filtro, che l'acqua prima di andare alla rubinetteria è costretta a passare in un letto di sabbia e viene chiarificata, pulita e, diciamo, anche da un punto di vista sia aspetto sia di colore che di odore viene diciamo, purificata, ecco, viene pulita. Nello stesso tempo siamo costretti comunque abbiamo installato un sistema di backup, perché qualora in Italia piove poco, specialmente a Roma, in mancanza di acqua di recupero dobbiamo comunque garantire il servizio, per cui viene utilizzato questo serbatoio di backup che con un controllo di livello fa partire prima delle acque di pozzo, da dei pozzi per l'innaffiamento che noi usiamo per l'innaffiamento, e poi con delle acque, diciamo, fornite dall'ACEA, diciamo, di distribuzione dell'ACEA, cercando di utilizzarle il meno possibile. L'altro servizio è l'acqua fredda, diciamo, l'acqua fredda potabile, quella che noi beviamo. Quella praticamente non viene trattata, viene solo disaccoppiata dall'acquedotto. E poi una parte di questa che serve per la produzione dell'acqua calda, quella viene controllata e trattata da un sistema antilegionella, anticorrosivo e diciamo viene monitorata da delle apparecchiature proprio per controllare il suo livello di
No, nel senso, soprattutto uno dei grossi problemi è quello della legionella, per cui da quel punto di vista viene iperclorata, viene controllata, viene alzata come temperatura proprio per abbattere diciamo, il contenuto di batteri da un punto di vista della legionella.